Non v'è luce negli occhi degli uomini che si nutrono di questa terra. Sono morti, quanto i morti. Dall'esterno della taverna si sente un urlo riecheggiante, un urlo disperato, un urlo sofferente. Non ci vuole molto per capire che si tratta di Amon. Un elfo, Feredir, lo sta tenendo al collo, cercando di immobilizzargli i movimenti mentre lui è in ginocchio. Lucinda lo tiene per un braccio, Rast per l'altro. C'è una spada sul pavimento e il pavimento è colmo di sangue che viene dal moncherino del Drow. Che durante la notte, urlante e delirante, ha tirato fuori la sua arma e si è tagliato la sua mano. Amon in questo momento è in preda a deliri fortissimi, sta urlando in una lingua che non conoscete, sembra un delirio religioso e infatti lo tenete a fatica. Credo che cerco di cerco di non stare in stato di shock. Tiro fuori la borsa, prendo bende e qualcosa per bloccare l'emorragia e bloccargli una benda e inizio a tamponarlo con quello che ho. Clicca sulla borsa del guaritore e fai un tiro di medicina. Ha recuperato 12 punti ferita. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Visto che penso abbia il braccio sbrindellato aperto, giusto? Sì. Sbrindellato, termine tecnico. medico, sì. Pensavo di andare al camino per prendere la mia ascia incandescente in modo tale che gli facciamo una bella toppa. Ah, una buona idea. Accorciamolo ancora di più questo moncherino. Quindi mi dirigo. Ti dirigi verso il cammino e io passerei a Ti ringrazierò sicuramente. Atros. Allora, Atros, ti sei appena svegliato, tutto intorno a te, i suoni intorno a te sono completamente ovattati, senti che c'è del rumore, senti che c'è del trambusto, ma in quel momento sei concentrato su altro e la prima cosa su cui ti concentri sono dei disegni che hai fatto che simboleggiano qualcosa ed ecco che alle tue orecchie tornano i suoni nitidi e sicuramente sta succedendo qualcosa nell'altra stanza. Mi ci precipito, esco fuori dalla porta, noto Rust davanti al camino che sta infuocando la sua ascia, gli dico: ma che diavolo succede? Non so perché non siamo stati noi, ma di là, e indico la stanza di Amon, c'è Amon senza una mano. Va bene, allora si fionda nella stanza. Allora prendo coltello e corda, ne taglio un pezzo e gliela lego attorno al braccio e stringo fortissimo. Ok, stringi e vedi effettivamente che il sangue sta continuando a fluire, ma in maniera lievemente più lenta e sviene davanti a voi. No. Direi che è giunto il momento di far arrivare anche Krastos, che arriva da fuori. Vabbè, raggiungo, chiamo i ragazzi: dove siete? Dacci una mano a fermare questo sangue. Posso provare a fare imposizione delle mani per curare una malattia o una ferita e neutralizzare un veleno spendendo da 1 a 5 punti ferita dei miei punti ferita bonus. Impone le mani sulla ferita e la ferita magicamente assume un colore dorato. Il sangue si ferma completamente
Tuttavia la ferita non si cicatrizza del tutto, rimane ancora carne viva. Io sono arrivato con l'ascia bipenne colore della Ok. lava e urlo: tenetelo fermo. Sentite l'odore di carne bruciata che impesta la stanza e in quel momento Amon si riprende per un attimo e scatta in un urlo devastante. E poi sviene completamente davanti a voi. Lo portate, lo trascinate sul letto. A voi. Come avete fatto a trovarlo così? Nel tuo stesso Ragazzi. modo abbiamo sentito le urla. Abbiamo sentito le urla. Ma posso fare percezione per vedere se trovo la mano nella stanza? La mano è lì sul pavimento, vedi che è veramente messa male. Ma abbiamo trovato la spada per terra, Sì, giusto? avete trovato la spada per terra, sì. Ok. Prendo un panno, strappo un pezzo del mio mantello per prendere la mano e faccio notare questa cosa e dico comunque ai miei compagni che, pur avendo trovato la spada a terra, o ha combattuto o non so che cosa gli è successo, o se l'è tagliata o gliel'hanno tagliata da un'altra parte e l'hanno riportato qui. Uso le mie doti di investigazione per capire se ci capisco un po' di più di come è combinata la stanza Wow, e la mano, per escludere quantomeno il fatto se la cosa è successa all'interno della stanza, se c'era qualcun altro, solo lui, da quanto tempo si era tagliato la mano, eccetera. Lucinda vi esorta a lasciare la stanza perché sta analizzando gli elementi che ci sono e quindi uscite. Lucinda, quello di cui ti rendi conto è che quando è successo l'accaduto, la stanza era chiusa, dando per buono il fatto che nessuno fosse entrato nella stanza, c'era soltanto lui. A riprova di questo c'è il fatto che non ci sono dei segni di colluttazione all'interno della camera. È come se lui spontaneamente avesse preso di sua iniziativa la sua spada e si fosse tagliato la mano a più riprese, perché la mano vedi che ha diversi tagli, diversi incavi. Ti sembra abbastanza ovvio che sia stato lui da solo, in preda a deliri, in preda a convulsioni, e se dovessi invece pensarlo in maniera un po' più metafisica, non ti sembrerebbe neanche tanto strano che in un luogo come questo, come Barovia, un incubo possa suscitare un tale delirio. Esco e dico ai ragazzi che ho analizzato abbastanza, che non penso ci sia altro all'interno della stanza che possa aiutarci, quindi magari di lasciare Amon riposare, di mettere la mano da qualche parte, di prepararci al suo risveglio per quello che ci sta per aspettare, perché sono abbastanza convinta, visto il luogo nel quale siamo e visto il punto al quale siamo arrivati, che sì, Amon si sia tranciato una mano da solo, ma possibilmente non è andata proprio come la normalità decreterebbe. Solamente una persona in preda a una follia di qualche tipo può fare una cosa del genere, e quindi presuppongo che non fosse cosciente, ma magari sotto qualche tranello di Strad o qualcosa del genere. L'ora si fa sempre più tarda e le vostre conversazioni spaziano fra Strad, quello che è successo ad Amon, quello che è successo a Krastos, ma la stanchezza si fa sentire. Siete veramente provati da tutto quello che sta accadendo da quando voi siete arrivati lì. Avete bisogno di un lungo riposo. Lasciate Amon, lo chiudete nella sua camera e voi andate a dormire in attesa che si faccia l'alba o quella che per voi sarà il vostro risveglio. Non sapete bene che ora sarà. Prima di addormentarvi sentite un po' di paura. Avete paura di addormentarvi, ma quando lo fate il tempo scorre in un nanosecondo. Siete già svegli. Dal piano di sotto sentite un odore, un profumo risalire verso la vostra camera. Lo sentite questo profumo? Sembra crostata? Che cos'è? Pensi sempre a mangiare. Vabbè, Atros è andato a controllare Amon, direi di scendere a mangiare qualcosa. Prendi da mangiare anche per me, per favore.
Vengo anche io giù, dai. Io mi metto al tavolo con i miei attrezzi con i miei strumenti da fabbro e la roba che ho nel mio inventario, vorrei creare una specie di adattatore per le armi per il moncherino di Amon. Lo Non so se è puoi possibile. fare, ma ti ci vuole un bel po' di tempo, non è una cosa di una mezza giornata, di una mezza mattinata, ci vogliono Sì, giorni. magari inizio. Ti fai un po' un'idea, non lavori materialmente sulla protesi, Progetto. la progetti, bravissimo. Allora da voi torno dopo, vado da Atros e Krastos. Entrambi arrivate al capezzale e subito vi rendete conto dell'immobilità di Amon, non si è mosso minimamente da quando l'avete lasciato. Una cosa... Vorrei fare una prova di percezione. Ok. Vai. No, te la stavo proprio per chiedere. Dai, non ti posso aiutare. Ma posso fare anche io percezione, l'aiuto. Sono una capra, però. Atros lo guarda, gli dà un'occhiata così di sfuggita e dice sembra tutto ok e fa per andarsene. Mentre Krastos gli dice aspetta, lo tocca ed è bollente, è incandescente. E dice ha la febbre molto molto alta. Vado a prendere un po' di roba. Grazie. Vado giù dai ragazzi. Arik si trova ad uno dei tavoli e sta meccanicamente pulendo il tavolo. Mentre al tavolo all'angolo, come vedete, ci sono le 3 Vistani. Vi guardano, non mi considerano più di tanto e continuano a parlare fra di loro. Vabbè, direi di andare da Arik a chiedergli appunto qualcosa da mangiare e gli chiedo cosa ha fatto stamattina che possiamo mangiare e portare anche nelle nostre camere. Crostata. La trovi in cucina. Quindi vado in cucina. Vai in cucina, il tavolo è più o meno imbandito, c'è del pane, ci sono delle patate, ci sono delle verdure e poi c'è questa bella crostata. Il profumo, adesso che sei lì, ti ricorda qualcosa, non sai cosa. Mi fai una prova di intelligenza? 22. Beh, quell'odore adesso ti ricorda veramente qualcosa. L'hai sentito quando sei arrivata qui a Barovia. È stato uno dei primi odori che hai sentito quando hai attraversato le strade del villaggio di Barovia e ricorda moltissimo i pasticcini dei sogni. Vabbè, direi che prendo la torta, ma prendo anche altro. Imbandisco un po' di roba per quanti siamo? 5 svegli, sì. Do a Fere un po' di roba e mentre la raccogli ti rendi conto che non è della verdura molto fresca. Non dico che sia monocromatica, ma non sono colori accesi. Per esempio le carote sanno un po' di insipido alla vista e probabilmente anche al gusto. Vedi che sono insomma delle cose che potrebbero essere un po' vecchie. vabbè, ma se non mangiamo da giorni direi che facciamo un poco gli schizignosi. Credo che uscendo incontro Atros e quindi lo guardo e gli dico: sei venuto a darci una mano? Amon scotta, ha bisogno di avere trattata la febbre. Io ho una borsa da erborista, ma non mi risulta che io abbia delle erbe. Va bene, mi procuro un secchio degli stracci e salgo. La porta si apre ed entra qualcuno che conoscete. È Periwinkle. Periwinkle è questo ragazzone molto grosso, ha un grembiule in pelle ed è il nipote del proprietario dell'emporio. Alcuni di voi li saluta, tipo saluta Atros, dice ehi ciao, come stai? È completamente assorto nei suoi pensieri, va da Arik e dice mio padre avrebbe bisogno di quella cosa che sai, ti aveva fatto quel favore, adesso ha bisogno di essere ricambiato, sai com'è passato diverso tempo. Sì, lo so, vado. Nel frattempo Periwinkle aspetta, guarda Atros e dice allora, tutto bene? Non direi proprio. Che favore deve Arik a tuo nonno o a tuo zio? A mio zio? Oh, niente di importante. Mio zio ha regalato ad Arik una collezione di qualcosa.
forse di pellicce, di abiti, non lo so. Così adesso Arik gli deve regalare a mio zio delle casse vuote, in modo che mio zio possa riporre tutte le cose che non gli servono all'interno delle casse e fare spazio in casa. È davvero a suo quadro che è quella casa. Ma dov'è l'elfo del crepuscolo? Dov'è Amon, il mio amico? Non se la passa benissimo, adesso ha la febbre. La febbre? E intervengo dicendogli: ma intuisco che hai un emporio. Abbiamo bisogno di erbe curative, puoi aiutarci? Urgentemente. Ma è per Amon. Certo Sì. che per Amon. È per l'elfo Oh. del crepuscolo. Ci penso io, ho curato mio zio dalla febbre tante volte. Sono bravo a farlo. Vado e torno, prendo ciò che serve. Nel frattempo torna Arik. Vedete che Arik gli dà una cassa di legno e Periwinkle se ne va. Arik torna al bancone e forse vi rendete conto che avete mezzo risolto il problema Amon, con chi sta, chi si occupa di lui. Ed era proprio per questo che volevo parlare con Arik. Direi di far parlare Krastos o Rust. Stavo pensando a una cosa. Quando tu sei andato l'altra sera, sei andato a meditare in quella chiesa. Ieri sera. Sì. Cioè, stanotte. Come si- 3 sì. ore fa. Vabbè, fammi continuare a parlare. Eh, quando sei sceso giù al primo piano, c'era qualcuno in taverna? C'era Perché Harrick, non ricordi ho- se c'era Harrick lì sotto? Me ne sono andato di corsa, no, non ricordo. Perché? Perché non so se ricordi quando eravamo diciamo tutti seduti al tavolo anche con Ismark, ma sembrava come se fosse semplicemente assente, messo lì. È un involucro senza niente dentro quel corpo. Risponde quando si interagisce con lui, ma per il resto si blocca fermo come se fosse in attesa di qualcos'altro, come se stesse lì semplicemente a vigilare e vedere ciò che succede attorno ai piani della locanda. A quanto pare il prete non è tra quelle persone, queste sono ovviamente teorie mie e basta, magari il prete non è tra quelle persone controllate, ma capirei più se lo fosse un Harrick che sembra essere una meba. Sicuramente è un buon filologico il tuo. Cioè, sono delle spie, ovviamente, essendo assoggettate a lui, riferiscono Esatto. quello che vedono. Vedete che Lucinda vi ha portato il cibo e quindi se volete continuare la conversazione in 3 potete farlo, se no passo giù. Quindi gli lascio il vassoio, i ragazzi sotto stanno andando a parlare con le bistane, vorrei unirmi a loro, però non so, state attenti con la crostata, ho una strana sensazione. A proposito- Mi prendo un pezzo di pane e me ne vado dicendogli: lasciate qualcosa anche agli altri. Torno giù. Guarda il cibo, gli do un'annusata ed esco 2 razioni dal mio zaino. Mi interessava la mappa della città per sapere se c'era una biblioteca, una cosa del genere. Ho trovato, cioè in realtà ho comprato la mappa di Barovia e la mappa del villaggio di Barovia. La valle di Barovia è incastonata tra i monti Balinok ed è circondata da una nebbia mortale. La foresta di Svalic ricopre i fianchi delle montagne che circondano la valle. La maggiore di tali vette è il monte Baratok, che si caratterizza per la sua cima innevata e i pendii accidentati. Il gemello minore è il monte Gakis, posto a sud rispetto al primo. Tra queste 2 montagne si trova un grande lago alimentato da ruscelli di acqua ghiacciata che si riversano lungo il fianco del monte Baratok. Sul lato sud del lago si trova la cittadina di Vallaki. E infine, ad est delle montagne, c'è il villaggio di Barovia, avvolto dalla nebbia
e privo di mura e difese. Il villaggio di Barovia si trova all'ombra di Castel Ravenloft, avvolto da una fitta coltre di nebbia. Oltre alle case più modeste, abitate dai popolani, come ad esempio la casa di Mary la Matta, il villaggio offre pochissimi punti di interesse per gli avventurieri di passaggio. C'è il mercantile di Bildrat, un emporio gestito da un mercante di nome Bildrat, insieme a suo nipote Periwinkle. C'è la taverna Sangue della Vigna, la cui insegna sfregiata però riporta il nome Sangue della Vita, dove il locandiere di nome Arik sembra gestire l'edificio sotto la supervisione delle proprietarie, 3 donne Vistana. C'è la villa del borgomastro, un vecchio e logoro casolare posto al limitare del villaggio. E infine la chiesa, affiancata da un cimitero. Essa è posta in cima a una leggera salita contro la base del pilastro di pietra che sostiene Castel Ravenloft. È evidente come questo edificio abbia un aspetto usurato e stanco, e padre Donavich, il prete che gestisce la chiesa, sembra aver accusato la medesima stanchezza. Se nessuno di voi due vuole scendere al piano di sotto, io vado dai ragazzi giù. No, io me ne scendo. Ok, io vado al piano di sotto allora a questo punto. Ciao Alenka, ti ricordi che ieri mi hai raccontato della tua maestra, Madame Eva, la cartomante? Dove potrei trovarla? Oh, interessati a predizione di futuro? Potremmo. Si trova in una delle tende all'accampamento di Zer. Non potete sbagliare, proprio vicino alle cascate di Zer. Subito dopo la biforcazione. È molto distante? Beh, a diverse ore di cammino. Vedi che le altre due, non appena vedono l'elfo, si mettono a ridere, a sogghignare fra di loro, parlano nella solita lingua che voi non capite. Sembrano un po' prenderlo in giro. Alenka le zittisce, dice Punuscovia. Cosa c'è? Non avete mai visto un elfo? Ti dice, in realtà ne hanno visti fin troppi di elfi come te, tutti morti. Morti? Ma io Perché morti? sono ancora vivo. Chissà ancora per quanto. Barovia è colma di pericoli. E come Lupi. mai ci sono tutti questi pericoli? E soprattutto perché per noi sono pericoli e per voi no? Noi al sicuro. Noi all'interno del villaggio non andiamo da nessuna parte e anche volessimo farlo saremo al sicuro lo stesso. Non mi sembra proprio corretto che non andate da nessuna parte, sai? Ho visto dei vistani a Città del Porto e Città del Porto è abbastanza lontana da Barovia, mi sembra, o no? Alenka. Oh, Kamabushkaya, io capisco cosa tu dici. Sì, non noi. Molti vistani vanno e vengono da Barovia. Noi liberi di andare e venire da Barovia come vogliamo. Nostro padrone ci ha fatto la grazia di poter uscire da Barovia e andare in altri posti, girare il mondo e poi tornare. Alcuni di noi lo fanno per diletto, altri lo fanno per servire il nostro padrone. Portano con sé dei carri in modo da poter accompagnare gente come voi qui. Quindi mi stai dicendo che si arriva qui, a Barovia, solo se il vostro padrone lo vuole? No, non per forza. Non per forza per ordine di padrone. A volte padrone non sa neanche che vistani sono usciti da Barovia. A volte sì, a volte no. Dama Alenka, leggimi il futuro. Io non so leggere futuro. Noi giocare. Semplicemente giochiamo con tarocchi, proviamo
a fare un po' di cartomanzia, ma non siamo minimamente a livello di Madame Eva e neanche vogliamo provare a paragonarci a lei. Va bene, Alenka, grazie di questa chiacchierata. Ti lasciamo con le tue amiche. Dove vai? Ed è proprio in quel momento che Ismark arriva. Buongiorno. Fa un cenno di saluto con la mano, vi fa un sorriso e dice: Arik, un po' di vino. Colazione dei campioni, Sì, il vino qui è la cosa più buona che possa esistere. Lo usiamo per rinfrancare i nostri cuori e il nostro spirito. Finché ce n'è, voglio godermelo. Allora, siete pronti? Devo farti alcune domande e una richiesta. Ma certo. Allora, Sediamoci. Krastos si unisce alla conversazione. Ismark ti saluta. Allora, avete dormito bene? Ismark, no, ed è appunto per questo che dobbiamo chiederti un favore. Il nostro compagno Amon ha avuto non sappiamo quale sventura questa notte. Adesso è sopra, dorme, ha una mano tagliata e la febbre. Periwinkle tornerà a breve con delle erbe. Vorremmo affidartelo mentre noi andiamo a parlare con Madame Eva alle cascate iniziali. Ma i nostri accordi erano diversi. Credevo che mi aiutaste a seppellire il corpo di mio padre. Ma difatti, Ismark, potremmo anche pensare di dividerci per una volta ogni tanto e unire l'utile al dilettevole. Ma ti devo fare una domanda prima. Ieri sera, tra le tante cose strane che sono successe, ne è capitata una in particolare. Io e dei miei compagni abbiamo iniziato a sentire qualcuno piangere molto molto fortemente. Siamo andati allora alla casa qua accanto e una volta entrati abbiamo trovato questa signora disperata, pelle e ossa, completamente distrutta dal dolore dell'aver perso la figlia. E continuava a delirare, a non sembrare molto lucida. E io ancora adesso non ho capito se questa figlia esistesse, non esistesse. Da quello che ho capito se parlava solo della Gertrude. bambola. Se parlasse della bambola, è stato tutto una stranezza continua. Lui fa un sorriso, mezzo sorriso, controlla il poco vino che ha nel bicchiere, come è suo solito quando sta per pensare alla risposta da darti. Poi solleva lo sguardo verso di te e dice: avete conosciuto Mary la Matta? Ah, Mary la Matta, ecco come si chiamava. Fai te che nel trambus non le abbiamo neanche chiesto il suo nome. Beh, sì, è una donna distrutta. L'ultimo avvenimento l'ha fatto un po' andare fuori di testa. Stanno cercando di aiutarla alcuni popolani e in questi giorni stanno cercando la giovane Gertruda. Sì, è vero, è fuggita. Ma quindi è vero. Allora esiste veramente una Gertrude. Esiste. Io credevo a un certo punto che parlasse della bambola, perché sembrava ipnotizzata da quella bambola, come se fosse viva. Beh, non lo so di nessuna bambola in particolare, non conosco molto bene Mary e Gertruda, non le ho frequentate molto, però so che Mary la Matta, beh, così la chiamano, ma è una donna dolcissima. Per le poche volte che ho parlato con lei mi si è stretto forte il cuore. È una brava donna, è solo una donna affranta dal dolore. E adesso che sua figlia è scomparsa teme il peggio, capite? Spero che i 50 pippoli d'oro che gli ho donato siano serviti a qualcosa. Le hai donato dei soldi? A qualcosa. Beh, sì, almeno no. comprerà qualcosa da mangiare. Qualcuno ogni tanto le porta qualcosa. Ma lei ama particolarmente i pasticci di Morganta. Cosa mi sai dire di questi pasticcini? È il cibo più buono che si possa sperare di comprare in un luogo come questo. Io ricordo il primo giorno quando abbiamo incontrato appunto Morganta, la viandante che vende questi pasticcini. Non mi sembrava che le persone che compravano i pasticcini da lei fossero, come dire, molto normali. Mi sembravano impazienti e ansiosi di avere questi pasticcini, come Sì. se fossero la loro
Sì, hai ragione. Unica via. È del cibo buonissimo, è dell'unica fuga che le persone hanno da questo luogo. Raggiungono posti meravigliosi, persone con cui possono parlare dopo tanto tempo, possono vedere cose stupende che non vedrebbero mai altrimenti perché non riescono a fuggire da Barovia. E quindi sì, credo che sia più che normale che crei assuefazione un cibo del genere. Apre la porta Periwinkle, porta una cesta con delle erbe, con degli strumenti, dei panni, dell'acqua, una brocca d'acqua, e dice: sono tornato. Allora, dove sta? In quale camera? Ti accompagno io, Grazie. Periwinkle, poi riuscenderò a finire di parlare con Ismac, così mi assicuro anch'io di come sta Amon e magari mi insegni qualche trucchetto con le erbe Ma di certo, questo posto. vieni con me, ragazza, di cui non conosco il nome. Sono felice Magari felice di... Scusa, scusa, hai ragione, io sono Lucinda, tu sei Periwinkle, giusto? Sì, il mio nome è Periwinkle, è un piacere conoscerti. Non ho conosciuto molte ragazze nella mia vita. No, Mio zio mamma mia. inizia a parlare. Mio zio dice che non frequenterò mai una ragazza perché sono grasso e stupido. Io Ma però... no, Dici di no? Beh, tu sei molto carina. Vuoi essere la mia fidanzata? no, vabbè, adesso forse siamo andati un po' oltre, però non credo perché tu sia grasso e stupido non possa avere una fidanzata. Poi non mi sembri stupido. Beh, mi hai fatto un gran bel complimento. Adesso saliamo, presto. Amon ha bisogno di me. Sapevo che Periwinkle fosse bravo nelle cure, ma non avevo capito che fosse così grave. Ad ogni modo, voi vorreste andare all'accampamento di Zerma, dista 3 ore, 4 ore da qui. Se partiamo subito riusciamo a tornare prima che faccia buio. Andare e tornare prima che faccia buio, lungo la strada di Svalic, con tutti i pericoli che ci sono. Beh, io, sulla base di ciò che ci siamo detti ieri, ho convinto Irina ad andarsene da qui, ad andare a Vallaki, a seguirmi. Ma dobbiamo farlo oggi. Non c'è molto tempo. Saliamo su. Vabbè, parliamone tutti Ismac. assieme, scusa. Ok. Salite tutti. Saliamo su. Mentre noi saliamo, vado un attimo da Lucinda e Periwinkle. Periwinkle inizia a tirar fuori delle cianfrusaglie, delle robe mediche. Intanto mette un panno bagnato sulla fronte, fa le prime cure di primo soccorso, e poi vedi che pesta delle piante in un mortaio. Sai, Perry, abbiamo trovato Amon in preda a una crisi, che non so se è una cosa che qui a Barovia succede molto spesso, ma quando l'abbiamo trovato si era già tagliato la mano, non ce l'aveva più. Beh, in effetti non è una cosa molto strana. Una volta Lurik, uno dei miei vicini di casa, si è tagliato un dito e poi è andato in giro a dire che è stata per colpa di un incubo che ha fatto. Io sinceramente non gli ho mai creduto, ma qui a Barovia succedono delle cose così strane, non puoi mai sapere se il sogno è la realtà o la realtà è il sogno. L'unica cosa che ti so dire è che i sogni qui a volte sono veri. Non preoccuparti, mi prenderò io cura di Amon per tutto il tempo che servirà. Ho già detto a mio zio che mi deve lasciar stare. Io sono un uomo libero. Faccio le mie scelte io. Non può tenermi confinato in quell'emporio per tutta la vita. Dico bene, Lucinda? Hai proprio ragione, Perry, hai proprio ragione. Stai facendo una cosa proprio buona. Sei proprio un bravo ragazzo. Sono sicura che prima o poi troverai qualcuno che ti vorrà bene. Ora devo andare, però. Quindi mi raccomando, trattamelo bene e fai in modo che sopravviva, che ci teniamo il nostro moncherino. Me ne vado. Stai partendo per una nuova avventura? Lo vedremo, ma ci rivediamo presto. D'accordo. Quindi torni qua in sala, suppongo? Yes. Ok. Mentre ci stiamo organizzando per andare via, penso che io impacchetto tutta la roba che stavo costruendo. Ti impacchetti tutto e poi riprenderai il tuo lavoro più avanti. Beh, prendo parola io che sono messo lì, che ho il tavolo completamente occupato dalle mie robe. Che succede? Cosa è successo sotto? Beh, te lo dico io cosa è successo, Rust. Sono arrivato e sembra che
I piani per quanto riguarda ciò che avevamo detto ieri sera sono cambiati. Ho convinto Giusto. mia sorella a muoversi in giornata. Le ho parlato di voi. Mi ha detto che sono un ingenuo, che non dovrei fidarmi dei primi sconosciuti che arrivano a Barovia ogni volta che arriva qualcuno. Gli ho detto che voi siete diversi. Io spero che voi manteniate la parola. Ma perché? Cos'è successo? Abbiamo trovato l'ubicazione della casa di Eva, la signora degli stani. Alla luce di quello che è successo stanotte sarebbe bene andare a parlare con lei. Tecnicamente viene di strada, un bel pezzo viene di strada. Solo che al bivio noi dobbiamo girare a destra e lui deve andare a sinistra. Al crocevia entrambe le strade portano verso Vallaki. Esatto, da lì andiamo verso ovest e raggiungiamo seguendo la strada Vallaki tranquillamente, quindi potremmo fare entrambe le cose in realtà. Atros, ti sta bene? Va bene. Vi ringrazio. Siete davvero delle persone di parola. E quanto ad Amon lo lasciamo col nipote del tizio dell'Emporio. Potete stare tranquilli. Perry Wimpole è una persona di cui ci si può fidare. Vedi? Bene. Ma che cosa è successo qua fuori? C'è il cancello distrutto, segni. Ah sì, se non ricordo male ve ne avevo accennato. Questo posto era sotto l'occhio demoniaco di Strahd. Nei giorni passati, svariati giorni passati, ci siamo rinchiusi in casa per evitare gli attacchi che Strahd mandava tramite le sue spie. Voleva assolutamente mia sorella. Alcune spie sono entrate con l'inganno. Li abbiamo uccisi e i loro corpi sono ancora lì. Casa mia sembra un campo da battaglia. È così che mio padre è morto. Gli è venuto... è morto di crepacuore per i troppi attacchi. E quando lui è morto, stranamente, gli attacchi sono cessati. Voleva che morisse? Perché voleva che morisse il borgomastro? La mia invece è un'altra idea. Credo che Strahd sia in lutto. Il lutto? Sì. Perché? Perché? Sa che mia sorella sta soffrendo a causa del lutto di mio padre. E così ha smesso di attaccare questa casa. Quello sporco diavolo. Ve la presento. E fa una bussata un po' particolare. Fa una bussata in codice. Tutum, 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 ta. Tutum, 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 ta. E poi fa un suono con la bocca, fischietta qualcosa. Proprio come fosse un codice per farsi riconoscere. Sentite un gran frastuono da dietro la porta di legno a due ante. Dura per diversi minuti questo frastuono, dura per così tanto tempo che a un certo punto Ismark vi guarda, mette le braccia conserte e dice: beh, c'è da aspettare. Come è iniziata questa storia tra tua sorella e Strahd? Cioè, perché lui è così ossessionato o apparentemente innamorato proprio di lei? Questa è una domanda da 100 milioni di monete d'oro. Non ne ho la più pallida idea. In quel momento senti le due ante delle porte che si aprono e da una fessura tra le due porte vedete l'immagine di una ragazza con la pelle scura, i capelli ramati, gli occhi grandi. Il conde Strahd ha buon gusti, Lei gustaio. vi guarda e poi guarda Ismark e dice: sarebbero loro. E Ismark fa: beh, sì, non è grandioso. E lei: Ismark, sei davvero un ingenuo. E chi sarebbe di voi l'eroe che ha salvato la sua regione? Lui, il ciccione basso. Tu. Desideri dire contro l'eroe che ha salvato un'intera regione? Non dovresti... No, non fraintendermi, ragazza. Io mi dispiace, non volevo sembrare scorbutica, è solo che, beh, mio fratello si fida
troppo e di troppa gente, e la maggior parte di loro si sono sempre spacciati per eroi, avventurieri, e poi hanno fatto sempre una brutta fine. Io sono Lucinda e spero che potrai fidarti di noi. Ok, tu saresti... Neanche noi ci fidiamo così tanto di te. Beh, mi sembra logico. Saresti Rust, dico bene, l'eroe che ha vinto la morte. Così dicono. Tu devi essere Krastos e tu sei Feredir. L'elfo un po' strano. Un po' strano, ma molto bravo. Beh, tu devi essere sicuramente Atros. È corretto. Bene, allora io do il via alla prova. E Ismark, Irina, ti ho già detto che puoi fidarti di loro. Che Ismark, prova? Prova. voglio essere sicura. Ma prova di che? No, Irina, aspetta. Oh. Che Certo, prova. una freccia qui, Di cosa stai parlando? Non vi preoccupate, non è niente di pericoloso per degli avventurieri come voi. Irina spalanca le porte. Ehi, ciao! Se gradisci i nostri contenuti, non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato, così da farci sentire il tuo sostegno. Per vedere in diretta le nostre sessioni, puoi seguirci anche su Twitch. E adesso siamo in game. Dopo aver spalancato le porte e mostratovi l'interno della casa, si mette a braccia conserte e si mette di fianco alla porta come a farvi spazio per entrare, ma non dice una parola. Diamoci una mossa. Entro. Ok, entrate tutti e Ismark entra per ultimo. Guarda Irina e dice: visto, te l'avevo detto. Irina, beh, sarà meglio per te che questa volta sia quella buona. Entrate in casa e dice: bene, avete superato la prova. È già qualcosa, no? E Ismark, scusate la diffidenza, l'eccessiva diffidenza di mia sorella, ma cercate di capirla, sta fuggendo da Strahd. Dovete sapere che tutte le spie di Strahd, o comunque le persone che sono affascinate da lui, beh, abbiamo scoperto che in qualche modo hanno bisogno di un invito per entrare nell'abitazione del proprietario della casa. Irina non vi ha invitato e voi siete riusciti a entrare, quindi questo significa che non siete spie e non siete stati affascinati da lui. Ok. Allora, ci troviamo all'interno di questo salone grande. Il borgomastro si trova disteso in una bara di legno al centro della stanza, sul pavimento, ed è circondata da fiori appassiti, da cui proviene un debole profumo. La casa è come se nessuno la utilizzasse più ormai, e tutto si concentra all'interno della sala d'ingresso. Vedete questa bara in legno, vedete che è stata fatta un po' malmessa, come se l'avessero fatta Irina e Ismark questa bara. Ismark dice: bene ragazzi, io la prendo davanti, voi ai lati e voi due dietro, d'accordo? Se Irina viene con noi, camminerei con Irina piuttosto. Assolutamente no, dice Ismark. Irina non si muoverà da qui. E Irina: cosa? Ma io devo salutare il nostro padre. Approfittane adesso allora. Non ti lascerò più abbandonare questa casa senza il mio permesso, è chiaro? Soprattutto di giorno, soprattutto adesso. Strahd sa che daremo l'ultimo saluto al nostro padre, sa che ti troverà al cimitero, sicuramente. Ti chiuderai in casa e resterai qui finché non torneremo. E poi andremo a Vallaki, è chiaro? Ma è da sola. Non è meglio che uno di noi resti con lei? Qualcuno di voi vuole restare insieme a mia sorella? Io. Vedi che Irina dà l'estremo saluto al padre, gli si avvicina, gli dà un bacio sulla fronte, lo ringrazia, gli dice: grazie padre per tutto ciò che hai fatto, per avermi salvato la vita, per avermi dato una famiglia e un fratello. Prendete la bara, la chiudete e la portate tutti insieme
verso l'uscita della villa e andate verso la chiesa. La porta si chiude, Lucinda e Irina rimangono da sole all'interno della villa. Irina fa uno sbuffo come di sollievo. È assurdo, è stato assurdo tenere mio padre qui per più di 2 giorni. Non ce la facevo più. Posso solo immaginare che agonia deve essere stata e che agonia deve essere ogni giorno per te vivere questa vita, ma ancora non mi spiego, ho tantissime domande alle quali non mi do una risposta, ma mi rendo conto che per te deve essere veramente, veramente difficile fidarti delle persone e aprirti soprattutto, ma per noi è di vitale importanza capire chi è Strahd, perché è diventato così, perché è così ossessionato da te e perché ha voluto la morte di tuo padre. Sono tutte domande alle quali non riesco a dare una risposta. Molte di queste domande me le faccio anch'io da tutta la vita, soprattutto negli ultimi anni. Vieni con me, parleremo davanti a un po' di vino. Ne ho rubato un po' tempo fa, mio fratello non lo sa. Irina beve un sorso di vino. Dice, sono sicura che non ve la passate bene neanche voi. Non deve essere da molto tempo che siete qui a Barovia, dico bene. Dici benissimo. Tra l'altro, non lo so, il modo nel quale siamo arrivati a Barovia inizia a sembrarmi sospetto, dopo tutto quello che sta succedendo attorno a noi. Confuso, tutto come se in realtà dovessimo arrivare qui in qualche modo, se fosse già predestinato. Credi sia possibile? Assolutamente. Non è la prima volta che lo sento. Molte persone prima di te e dei tuoi amici sono arrivati qui e hanno tutti raccontato la stessa storia. Hanno tutti avuto lo stesso presentimento, tutti la stessa sensazione. Credo che sia opera di Strahd. Ma arrivano in svariati modi, immagino. Non arrivano tutti in barca. Presumo che certi arrivino via terra. Sì, presumo di sì. Una volta ho sentito una storia assurda. Delle persone erano nel loro luogo d'origine, non ricordo bene come si chiamasse. Stavano cercando qualcuno e all'improvviso, bam! Si sono ritrovati nella foresta di Svalic, uno dei luoghi più pericolosi che infestano Barovia. Così, senza apparentemente nessun motivo. Ricordo che erano molto preoccupati perché uno di loro, una volta arrivato a Barovia, si era magicamente trasformato in un essere piumato, una specie di corvo mannaro, qualcosa del genere. Come se Non è mai più stato rivisto quest'essere? Non che io sappia. Non lo so, è possibile. Magari nelle foreste. Magari ce ne sono più di uno. Se esistono i lupi mannari, forse esistono anche i corvi mannari, no? Non mi stupirebbe, Irina. Ma vorrei capire. Quindi Strahd è innamorato di te? Ossessionato da te? Innamorato. Non credo che quell'essere possa provare davvero un sentimento d'amore. Sì, credo che sia più ossessionato da me. E beve. E da quanto tempo è ossessionato da te? Da quando mi ha vista la prima volta, credo. È stato qualche anno fa. Stavo camminando lungo la strada per andare all'Emporio e a un certo punto me lo sono trovato davanti. Sembrava un essere evanescente, qualcosa di oscuro che mi fissava tra la nebbia. Però aveva un fascino tutto particolare, non so perché, più lo guardavo, più sembrava qualcuno di cui potersi fidare. Così mi sono avvicinata. Lui mi ha guardata e l'unica cosa che ricordo sono i suoi occhi. E poi nient'altro. Credo che sia stato quello il momento in cui si è fissato con me.
E cosa fa questa sua fissazione? A parte convincere tuo fratello che non puoi uscire da questa casa. Cosa fa? Cosa non fa? Non fa altro che perseguitarmi con le sue spie. Mi fa inseguire dai suoi zombie. Cerca di portarmi al castello in tutti i modi. Ti vuole come sua sposa, quindi deduco. Ne ho deduco anch'io. E non è mai riuscito a prenderti? Mio fratello è stato bravo a proteggermi fino adesso e anche mio padre. Beh, loro sono un po' i miei eroi. Anch'io mi alleno molto. Con la spada, sai. Sono molto brava. Brava, magari avrò modo di vederlo. In questi giorni qui sono successe talmente tante cose che avrei 1000 domande da farti. Ho incontrato una donna che aveva perso la figlia e questa cosa l'aveva mandata fuori di testa. Forse la conosci, la chiamano Mary la pazza. Sua figlia si chiama Gertrude. Oh, Mary. Sì, l'ho conosciuta, l'ho incontrata. Ho conosciuto una volta anche Gertruda. Era lì nascosta nell'antro della sua stanza, mi guardava dalla sua finestra. Credo che mi stesse disegnando, non so. Beh, so però che ha desiderato fortemente una bambola, la bambola che aveva sua madre. Lo so perché Mary me l'ha raccontato. Dice che quella bambola le ricordava moltissimo me. Poi volevo chiederti un'altra cosa. Mi è capitato di sentire qualcuno che mi raccontasse che una volta un uomo sicuramente valoroso e impavido e un po' pazzo ha provato a distruggere il conte, ma non ci è riuscito, però ci è andato molto vicino. Lo chiamano il mago folle. Ne hai mai sentito parlare? Ho sentito qualcosa. Si tratta di un folle mago dall'immenso potere che sembra infesti le pendici del monte Baratok. È un estraneo e tra lui e il vampiro non corre buon sangue. Non so altro purtroppo. Però so chi lo sa. Chi lo sa? Credo che padre Donavich sapesse qualcosa riguardo a questo strano personaggio. A me è sembrato che padre Donovich sapesse qualcosa di più, ma non avesse molta voglia di chiacchierare. O quantomeno non in quel momento. Mi sembrava come che stesse nascondendo qualcosa. Beh, è un uomo un po' strano, lo ammetto, ma deve soffrire molto. L'anno scorso ha perso suo figlio per colpa di Strahd. Suo figlio è stato rapito da Strahd? No, non è proprio stato rapito da Strahd, no. Beh, diciamo che suo figlio Doru e molti altri abitanti del villaggio si erano rivolti contro Strahd e avevano preso d'assalto Castel Ravenloft. Beh, arrivati lì, e da qui nasce la storia del mago, credo avessero incontrato questo mago che li ha convinti a combattere insieme a lui e poi sono tutti morti, tranne il mago che si sia rifugiato nelle pendici del monte. Questo sembra far pensare che non sia possibile distruggere Strahd, ma io non ci credo, non può essere. Non ci credo Deve neanch'io. esserci un modo. Ci sarà sicuramente un modo per fuggire da questo luogo così terribile e lo troveremo insieme. Confido anch'io, Irina, che lo troveremo insieme. Comunque mi hai dato delle buone informazioni dalle quali partire, quantomeno. Magari Grazie. quando andremo a Vallaki potremo parlare più spesso. Potremo festeggiare come fanno quelli di Vallaki. Essere più Cosa sereni. festeggiano quelli di Vallaki? Beh, non so come si chiami la festa, testa di lupo o una festa qualcosa, non ricordo bene adesso come si chiami. Comunque il borgomastro del luogo è un tipo che non sembra aver paura di Strahd e organizza queste feste per cercare di alleviare il sapore di morte che circonda Barovia. Beh, molti dei vallachiani
non sono molto d'accordo con queste feste che il borgomastro organizza, suppongo per via del fatto che sembra sfidare Strahd più che altro. Però lui le fa lo stesso e io sono veramente curiosa di partecipare a una di queste. Magari E parteciperei. pensi che Strahd non faccia niente a tal riguardo? Non va mai a disturbare queste feste? Non lo so, non che io sappia, no, io non sono una gran frequentatrice di Vallaki, io conosco solo il villaggio di Barovia. Beh, non Va so bene. se te ne sei accorta, ma io non sono proprio la figlia naturale di Colian. E quindi, Beh, sembri un po' diversa da tuo fratello, sì, ora che me lo fai notare. beh sì, sarà forse il colore della mia pelle a fartelo Presumo notare. proprio di sì. Sono la figlia adottiva. Ed è per questo motivo che mio padre ha cercato di tenermi al sicuro per tutta la sua vita. Avevo un senso di protezione diverso da quello di Ismark. Credo che sia per il fatto che mi aveva trovato in quella foresta da sola, almeno così mi ha raccontato. Purtroppo non so niente del mio passato, quindi non farmi domande a riguardo perché ne so esattamente quanto te. Ma mio padre mi ha dato una bella vita. E per ripagarlo cercherò di andarmene da qui, come avrebbe voluto lui. Mi chiedo allora chi siano i tuoi genitori. Beh, è una domanda che mi sono fatta spesso anch'io, ma adesso ho soltanto un padre e lui non c'è più. E tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Quando ho conosciuto Colian era già da solo. E quindi la madre di Ismak? Non sai che fine abbia fatto? Credo che lui l'abbia conosciuta quando era piccolo. Non è che me ne parli spesso. Credo che fosse una brava donna. Purtroppo è scomparsa tempo fa tra le foreste di Svalic. Credo che sia morta. Qui scompare molta gente molto spesso e sembra che non importi a molte persone. Certo che non importa a molte persone. Non importa a nessuno. Soprattutto per quanto riguarda me. I baroviani qui mi odiano. Perché ti odiano per via di Strahd? Esatto. Da quando lui ha puntato gli occhi su di me ormai tempo fa. Beh, loro non mi guardano più con gli stessi occhi e mi evitano, chiudono le porte, serrano le finestre quando passo io. E mi sento molto sola. Per questo motivo. E tu? Beh, Non hai una Non lo madre so. o un padre? O qualcuno che ti aspetta oltre Barovia? ce li avevo, non ce li ho più ed è per questo che sono partita all'avventura. Cerco di aiutare questo mondo che evidentemente ne ha tanto bisogno. Andrò via da qui. C'è tanta strada che faremo insieme. Dobbiamo andare a Vallaki. Verrai anche tu, no? Beh, penso che faremo della strada assieme, sì. Vediamo dove andiamo, vediamo come è andata con i ragazzi, cosa succede. Sai, qui mi sembra che ogni giorno non puoi programmare proprio tanto bene quello che succede. No, è tutto imprevedibile e dobbiamo essere al passo coi tempi. Tira fuori la bottiglia di vino, saremo imprevedibili anche noi. Te lo versa. Noi, tutti quanti, ci dirigiamo verso la chiesa. Vedete che finalmente le strade di Barovia hanno assunto un po' più di vita. C'è qualche persona che sta camminando per strada, ma sono tutti ammutoliti con il capo chino. Stanno trasportando piccoli carretti con un po' di cibo, delle vettovaglie. C'è qualche bambino, ma non stanno giocando. Più che altro stanno fermi lì sulle staccionate a guardare il niente. Vedete che ciò che caratterizza Arik all'interno della taverna in realtà è tipico di moltissimi baroviani. Infatti alcuni di questi stanno camminando per strada senza una reale meta e fanno avanti e indietro un po' come dei gusci vuoti, delle macchine senza senso che
vagano per le strade. Altri invece sollevano sguardi preoccupati verso di voi. Una donna trasale, portandosi le mani alla bocca. È morto! Il borgomastro è morto! Come faremo adesso? Questo villaggio è perduto! Hai sentito di Irina? Sembra sia stata abbracciata dal diavolo in persona! Sì, deve essere stata lei a uccidere il borgomastro! E Ismark sarà distrutto, povero giovanotto! Il padre è morto e la sorella è un demonio! Shh, abbassa la voce, potrebbe sentirti! Atros invece, mentre camminiamo lungo la strada, all'interno di una via un po' sempre immersa nella nebbia, vedi in lontananza due figure. Sembrano due bambini, uno più alto e l'altro più basso, ma quello che ti cade all'occhio è ciò che trasportano questi due bambini, o meglio uno di questi due, quello più alto. Vedi che ha in braccio un paio d'abiti, un paio di vestiti. Stanno camminando incontro alla nebbia, stanno svanendo come sagome tra la nebbia, e i vestiti che stanno trasportando hanno una trama a fiorellini. Mi rivolgo a Ismark e gli faccio notare la scena, o comunque gliela descrivo. E gli dico che avevo trovato la stessa trama su 2 cadaveri nel bosco. Vedi che lui è molto distratto in questo momento. Come, scusami? No, non so di nessun abito del genere. Mi dispiace, non so di cosa parli. E torna a fissare un punto imprecisato sul suolo mentre trasporta la bara. Chiedo a Rust di sostituirmi mentre vado a dare un'occhiata. Se mi chiede di sostituirlo, gli dico: dov'è che stai andando? Controllo una cosa e torno. Segui queste due figure nella nebbia. A un tratto svaniscono davanti a te e poi a un certo punto ti fermi. E davanti a te una casa con i cancelli aperti. Abbassi il tuo sguardo e guardi 2 bambini davanti a te, 2 femmine, una bambina più grande e una più piccola. Ti guarda quella più grande. Ci stai seguendo? Che cosa vuoi? Come vi chiamate, bambine? La mamma dice di non dare confidenza agli estranei. Tu come ti chiami? Il mio nome è Atros. Ti sei presentato. Io sono Rose e lei è Tori. Io sono Tori. E voi vivete qui? Sì, viviamo proprio qui dietro, ma non possiamo entrare in casa. Sì, non possiamo entrare in casa. C'è il mostro. Sì, c'è il mostro. Sei tu che ci aiuterai a uccidere il mostro? Mentre parlo con loro voglio guardarmi alle spalle per capire se sono ancora vicino alla città, se sono teletrasportato da qualche altra parte. Ti volti e vedi il profilo del villaggio tra la nebbia, però la nebbia si è fatta più fitta alle tue spalle, un po' come se ti circondasse volontariamente, se vogliamo, come se ti impedisse di vedere bene il villaggio. Però da quello che hai intuito non sei molto distante, sei sempre all'interno del villaggio. Voglio fare una prova di percezione cioè non so se di percezione o di memoria sugli abiti che stanno trasportando. E fai una prova di intelligenza. 14. Gli abiti che stanno trasportando sono identici, non sai se sono proprio quelli, ma sono identici a quelli che hai visto all'interno della foresta di Svalic. Uno di questi addirittura ne hai strappato un frammento, un pezzo, e te lo sei portato dietro. Dove portate questi vestiti, bimbe? Questi dovremmo indossarli stasera, solo che non possiamo indossarli
perché mamma ci ha detto di non entrare in casa finché il mostro non viene ucciso. E parla Rose. Come si quella chiama prima. vostra madre? Vostra madre si chiama... Ah, E ecco, allora si chiama Elizabeth Darst. Io sono Darst. Rose Darst e lei è Tori Darst. Tu, piccola Tori, devi aver incontrato una mia compagna, Lucinda. È Lucinda. una donna dai capelli corvini. Oh sì, Lucinda, è quella bella, me la ricordo. Sì, non ha giocato con me, non ha mantenuto la sua parola, non ha giocato con me, è brutta e cattiva. E io con lei non ci parlo più. Beh, Rose, sia il caso che la compagnia di cui faccio parte si sbarazzi dei mostri, come vorrebbe la tua sorellina. Se venite con me potremmo parlare adesso del gruppo. Ma la mamma ci ha detto di non allontanarci da casa. Sì, lo so, ma loro possono aiutarci. La mamma ha detto di restare qui. Io resto qui. Senti, Atros, potresti andare a chiamare tu i tuoi amici e venire qui a raggiungerci? Noi non possiamo proprio muoverci da questo posto, non possiamo andare troppo lontano. Certamente. Allora, solo un'ultima cosa. Che aspetto ha questo mostro? L'avete mai visto? Non l'abbiamo mai visto. Io non l'ho mai visto. Deve essere molto spaventoso perché mamma e papà, ci hanno confinato su in soffitta diverse volte per non farci uscire troppo, per non farci entrare nelle altre stanze. Sembra che questo mostro sia veramente pericoloso e adesso ci hanno addirittura sbattuti fuori di casa. Voglio fare una prova di percezione sulla casa, magari per notare qualcosa in particolare dalle finestre. Ok. La casa dall'esterno sembra ben curata. Rispetto alle case che hai visto all'interno del villaggio ha una fattura pregevole, ha dei mattoni resistenti, ha delle finestre ben curate. È tutto perfettamente pulito, come se questa casa fosse costantemente pulita e costantemente curata. Affare fatto allora, bambine. Torno subito. D'accordo, ti aspettiamo qui. Mantieni la tua parola, Atros, dice la bambina. Ti aspettiamo qui. Dove vai? Alla chiesa. Raggiungiamo il fronte della chiesa. Questa volta padre Donavich è lì ad attendervi davanti alla porta. Quindi entriamo. Beh, Ismark, mi dispiace per la tua perdita. Andiamo fuori al cimitero. Dobbiamo sbrigarci. Ci sono altre 3 sepolture oggi. E inizia un po' quello che è il funerale, no? Quindi vedete qui c'è una fossa già scavata, viene inserita la bara, il prete inizia a pregare in una lingua simile al latino e dice: oh Signore del mattino, concedi a Kolian Indirovic la benedizione eterna, in modo che non torni tra di noi come un non morto. Speriamo che la sua anima ti raggiunga e trovi la pace. E comincia il suo sermone. E cala un po' un silenzio finché Ismark non prende parola e fa l'estremo saluto e dice qualche parola in merito a suo padre. E vedete in quel momento che sia padre Donavich che Ismark sono distratti, sono molto distratti da quello che sta succedendo, cioè nel senso sono concentrati sulla sepoltura. Avete l'occasione di lasciare da soli entrambi per fare un sopralluogo alla chiesa. Ismark capisce che lo state facendo per un senso di rispetto nei suoi confronti, Esatto. e quindi voi vi allontanate, siete dentro la chiesa. Io voglio entrare in questa stanza. Crassus, perché vuoi aprire questa porta qui? L'ultima volta che ero qua con Lucinda, il prete non voleva che entrassimo qui dentro.
Ok, allora cerca una chiave, visto che Ok. mentre controlliamo le altre, vedi se c'è una chiave da qualche altra parte. Ognuno si piglia una stanza Appunto. e facciamo. Ok, ognuno si prende una stanza. Io prendo Scegliete. questa. Dentro qua. Mi hai rubato il posto. Grastos. Io entro qua allora. Feredir, questa stanza sporca contiene un letto di legno con un materasso di paglia, accanto al quale è posizionato un tavolino. Su di esso c'è una lampada a olio che illumina l'ambiente. Sopra la tastiera del letto è appeso un simbolo sacro di legno a forma di sole. Sembrerebbe la camera di Donavic. Quindi è un tavolino, non è un comodino, non ci sono cassetti. No. Non controllo sotto il letto. Controlli, non c'è ma non niente. c'è nessun oggetto di valore. Krastos, tu sei invece entrato in una stanza che ha l'aspetto di essere un ufficio, sembra un ufficio. Infatti c'è una vecchia scrivania e una sedia che sono addossate alla parete della stanza. Sopra la scrivania è appeso un simbolo sacro. C'è un armadio di legno con 4 ante. Apri l'armadio, apri i cassetti, contengono alcuni fogli di pergamena bianca, un paio di penne d'oca, ci sono boccette di inchiostro essiccato, 2 libri. Uno dei 2 ha il titolo Inni all'alba. Lo apri e scopri essere un vecchio volume di canti dedicati al Signore del Mattino. Il secondo libro invece si chiama La lama della verità, gli usi della logica nella guerra contro le eresie diaboliste combattute dall'Inquisizione olmista. E praticamente lo sfogli un po' più incuriosito, Grastos, e si tratta di uno strano libro che unisce esercizi di logica a raccapriccianti descrizioni di culti adoratori di demoni. Rust, questa stanza sporca e priva di luce contiene un letto di legno con un materasso di paglia. Sopra la tastiera del letto è appeso un simbolo sacro di legno. Sì, Posso prendere questo simbolo? Con certo, me? puoi prenderlo. Controlli bene l'oggetto che hai raccolto, cioè questo crocifisso. Lo giri, lo rigiri fra le dita un po' incuriosito. E poi, clac, premi qualcosa, un pulsante, non sai bene che cosa è successo, ma si è aperta una piccola fessura. Al suo interno c'è una chiave un po' rugginosa. Provo se questa è la chiave che apre questa porta. E la porta si apre. All'interno della stanza c'è soltanto un tappeto. Pulitissimo, cioè non è per niente polveroso, è come se questo tappeto venisse sempre pulito, tirato via e poi rimesso, tirato via e poi rimesso. E infatti lo tirate via e sotto c'è una botola. E chiudo la porta alle mie spalle. Chiusa. A chiave. Ah, ok. Chiusa. Utilizzando la stessa chiave. Fate un tiro di forza, tutti e 3. Forza, abbiamo un 8, un 14. Ok. Stam. Tirate via le catene della botola con una forza immensa e in quel momento sentite qualcosa. Sentite questa voce qui. Ok. Dico, c'è sicuramente qualcuno sotto, quindi occhio a quello che facciamo e soprattutto almeno all'inizio, appena arriviamo ai rumori che facciamo. Aprite la botola e cala un silenzio gelido. La voce si ferma. Scendete al piano di sotto e vi ritrovate in questo buio sotterraneo. Lo descrivo: i muri del sotterraneo della chiesa sono al grezzo e argilla, umidi e terra. Putridi pilastri in legno sorreggono a fatica il peso del soffitto di legno, le cui crepe fanno filtrare la luce delle candele della cappella al piano di sopra, lasciando intravedere una forma emaciata nell'angolo più lontano del sotterraneo. Sangue fresco. Oh, ma che è? E vedete un ragazzo nell'angolo
Ha al polso una grossa manetta, però senza catena. La catena è stata evidentemente spezzata. È libero. Vi guarda, si mette a quattro zampe, sangue fresco, e comincia a muoversi lateralmente, spostandosi velocemente tra una colonna e l'altra. Sangue fresco. Ho Io fame. quando parlavo con Crastos, lo conosci? Sembra che tu lo conosca. Chi è questo? Sembra ho sentito parlare di te. Sei il figlio del prete? Ho fame. Sento l'odore del vostro sangue. Datemi da mangiare. Andiamo via, ragazzi. Stiamo andando da tuo padre a dirgli che hai fame. Torneremo con lui molto presto. Fum, come un fulmine arriva qui e tiratemi iniziativa. Che spiga del cacco. Inizia Doru. Doru si avventa famelico contro Feredir. Lo vedi scaraventarsi addosso a te, con i denti aguzzi verso il tuo collo. Ti fa un morso e ti manca, e subito va con un'artigliata al volto e ti manca di nuovo. Tocca a Feredir. Prima di andare a Feredir io farei arrivare, se siete d'accordo, farei arrivare Atros. Ho voglia. Sì, Allora Atros subito. entri all'interno della chiesa e subito qualcosa ti sembra strano. Capisci che sta succedendo qualcosa perché senti chiaramente la voce di un ragazzo che non conosci che urla "Ho fame!" E poi senti le Lo voci sento dei tuoi... provenire da dietro la porta? Sì, e senti anche le voci dei tuoi compagni, quindi sono palesemente all'interno di quella stanza. Beh, provo a sfondarla. Ok, mi fai una prova di forza. Ma anche con deflagrazione occulta. Ah, ok, meglio ancora. Mamma mia! Vabbè. Praticamente Io dico- la porta si distrugge boom, davanti a te. Sì, vedi la botola aperta e senti il trambusto, quindi li raggiungi. Mettiamo Atros proprio qua in cima alle scale e tira iniziativa. Top, dame. Ok. Minchia, due critici di fila. Ti segna come al Bravo. prossimo turno, quindi inizia Feredir. Allora, io ho un incantesimo che è Marchio del Cacciatore, che mi vale come azione bonus. La posso fare prima? Lo puoi o fare dopo quando che l'ho vuoi, fatto? sia prima che durante l'azione che dopo l'azione. Ah, ok, giusto. Sì, Uno. lo hai marchiato. E ora gli faccio un attacco con la spada, perché a distanza... vado con la spada. Fallimento critico. 5. Praticamente lo manchi malissimo, gli fai un graffio, lui si arrabbia e tocca a Rust. Beh, io mi avvicino a lui e con una prova di forza in realtà cerco di immobilizzarlo. Vorrei afferrarlo per le braccia e mettergli un ginocchio sulla Ok. schiena, quasi sulla nuca. Mi fai Ok, una immobilizzato. prova di forza. Ok. E io faccio una prova di forza contrapposta, perché vedi che lui cerca subito di menarsi. Con svantaggio. Merda, ho fatto fumble. Lo blocchi e vedi che lui si dimena. Irascibile. Ho sia le manette che 50 metri di corda. Passo le manette a Crastos e con la corda di canapa a Feredir. Sì, anzi no, ad Atros, e gli dico leghiamolo e immobilizziamolo. Lasciatemi! 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 No, ora anzi vieni con noi e lancio un capo della corda sopra la botola. Scusate, lasciamolo legato. Meglio qui sotto, perché ce lo dobbiamo portare sopra dove può scappare. Va bene, ok, No. e allora lo trasciniamo fino a qui dove sembra che ci siano altre corde, lo leghiamo molto bene. Sì. Noti che fra il mucchio delle corde che tu stai tirando su per assicurarti di tenerlo immobilizzato, al di sotto ci sono mucchi di
scheletri molto piccoli, sicuramente di ecco dove corpi sono finiti i bambini. di bambini. Bene. Ecco il prete. Doveva fare Mi giro qualcosa per verso- nutrirlo. Verso i miei compagni di viaggio e faccio: forse ho trovato il posto dove sono finiti tutti i bambini scomparsi ultimamente. Non dove sono finiti, dove sono stati buttati. Andiamo a parlare col Andiamo da prete, va? Donovic. Grazie padre per le parole di conforto, figurati. Quindi ricorda, abbazia di Santa Marcovia, cerca l'abate, d'accordo? Ma che diavolo... Ehi, Da questa parte, prete. Spostati, Feredir. cosa è successo qui? Che fine ha fatto la mia porta? Cosa ci facevate in quella stanza? Uscite subito da lì. Si precipita verso la stanza. Fatemi andare giù. Per favore, lasciatemi andare giù. Padre, che sta succedendo? Vieni, entra anche tu, Ismark. Dice, che cosa gli avete fatto? Cosa gli avete fatto? Lasciatemi Cosa gli ha entrare. fatto lei? E Ismark, Cosa gli ha fatto lei? si calmi padre, si calmi. Cosa c'è lì sotto? C'è mio figlio, il mio ragazzo. Che cosa gli avete fatto? Cosa gli avete fatto? Niente, non gli abbiamo fatto niente, padre. Lei ha fatto 2 cose sbagliate in una volta sola, invece. E lui si tranquillizza. Dice, oh, è vivo, è ancora vivo. Oddio, grazie Signore del mattino. Credo che voi ci dobbiate delle spiegazioni, padre. È mio figlio, capite? Mio figlio! Ma perché quelli che hai dato in pasto erano figli di qualcuno? Quando saranno finiti i bambini da dargli in pasto, cosa gli darete a mangiare? Io non lo so. Non lo so, capisci? Ho solo fatto le cose giorno per giorno. Non so che cosa avrei fatto, fino a che punto mi sarei potuto spingere. Eppure forse mi sarei spinto oltre, avrei dato la mia vita. Mio figlio aveva bisogno di mangiare, di nutrirsi. Altrimenti sarebbe deperito, morto di fame probabilmente. Ho cercato di proteggerlo, ho cercato di mantenerlo in vita, se questa si può chiamare vita. Hai cercato un modo per farlo tornare com'era? Non c'è una cura per questa afflizione. L'unica cura forse è distruggere quel mostro maledetto. Ma io sono solo un parroco. Non avrei mai le forze per potermi avvicinare a un demonio come quello. Vi racconterò tutto. Doru è partito un anno fa insieme ad altri baroviani a cercare di attirare l'attenzione di Strahd, forse per ucciderlo, forse per scacciarlo da Ravenloft. È stata un'iniziativa sbagliata. Io non lo sapevo, altrimenti non gliel'avrei mai permesso. È andato con altri baroviani, hanno raggiunto il castello e poi, da quello che mi hanno raccontato, hanno incontrato uno strano tizio, un mago. Sembra che sia morto per mano di Strahd. E lo stesso destino doveva toccare a Doru. Almeno questo è ciò che mi sarei augurato. Ho provato a pregare finché la voce non è sparita. Ma il Signore del mattino non ha ascoltato le mie suppliche e così ho dovuto fare diversamente. Era così deperito. Ho dovuto fare una scelta, lo capite? È stata comunque una scelta egoista. È sbagliata. Lo so. Il Signore del mattino non mi ascolta. Non mi perdonerà mai. Io non mi perdonerò mai. No, Tori e Rose Darst hanno fatto la stessa fine per questo motivo. Darst. Ma cosa c'entra la famiglia Darst con questa storia? Non capisco. Rispondi alla domanda. No. Loro sono già morti da centinaia d'anni. E il bambino? So che la famiglia aveva 2 figlie, ma non so altro. È una famiglia che non esiste più da centinaia d'anni. Se ne ricorda la memoria per via di quella casa, ma nessuno osa avvicinarsi ai pressi di quell'abitazione. È maledetta
E Gertruda? Oh, la povera Gertruda. Lei non c'entra niente con tutto questo. Io non ho fatto niente a Gertruda. È sparita, sarà scappata di casa. Quella matta l'ha tenuta per 20 anni dentro casa. Che cosa avrebbe dovuto fare? Solo una ragazzina. Prima o poi sarebbe fuggita. Hai due possibilità allora per quanto mi riguarda, padre. Accettare la dipartita di tuo figlio e darci una mano a terminare la sua melliflua esistenza, oppure cercare di impedircelo e unirti a lui. Ma voi Per sempre. dovete essere impazziti. Io non permetterò mai una cosa del genere. Ismark, fa qualcosa. Ismark Posso uno schiaffo al prete? si volta. Fortissimo, una manata. Sì, se vuoi. Sì, glielo voglio dare, una manata fortissima. Boh. Pum, gli dai un ceffone. E lui... sì, il tuo ceffone è proprio stampato sul suo faccione. Lui, un po' scioccato, cerca di riprendersi e Ismark fa: adesso basta. Adesso basta. Ho sentito abbastanza. Padre, loro hanno ragione. Non potete tenere vostro figlio in quelle condizioni. Non è più lui ormai. Deve essere ucciso. E lui: no, non Tante ve lo parole. permetterò mai. Non ve lo permetterò mai. Mi dispiace, padre. Non posso permettere che vostro figlio viva un'esistenza dannata. Lo farò io stesso. E va. Ed è la prima volta che vedete Ismark così deciso Dove va Ismark da solo? a fare qualcosa. Anche io voglio Ma vedere. padre Donavic cerca di impedirlo. Qualcuno lo ferma? Io... Certo. Ah, ok, mi fate tutti e tre una prova di forza, per favore. Ok. Va bene. Ma... No! Uno delle due braccia si divincola. Ismark lo vedete svanire. No, io lo seguo a tumpolata, voglio vedere come lo fa secco. Ok, lo vedi scendere giù nella botola. Tira fuori la sua spada. Doru, affamato, famelico, gli ringhia contro. Ismark dice qualcosa, prega, forse. Mette la spada davanti a sé. E senza paura la rotea e fum, gli taglia la testa. Godo. Fine sessione.